È possibile autoprodurre tutto quello che serve per vivere? In questo video vedremo se l'autosufficienza alimentare completa è possibile, quanto terreno serve, quante ore di lavoro servono. In questo video ti illustro in dettaglio un progetto completo per l'autosufficienza alimentare che ho realizzato per Lorenzo, un iscritto al canale Rurale Digitale. Lorenzo ha deciso di lasciare una grande città e trasferirsi in un piccolo borgo dell'Italia centrale. Ha comprato un ettaro di terreno con un rustico che vuole ristrutturare con le sue mani. Vuole anche autoprodurre tutto ciò che gli serve per vivere. Ho realizzato questo progetto con rigore scientifico e se ti interessa l'argomento ti suggerisco di guardarlo interamente perché difficilmente troverai qualcosa di paragonabile online. Questo progetto tiene conto anche delle mie esperienze dirette con un'azienda agricola in montagna e dei successivi progetti e studi su diverse piccole realtà che ho fatto. Puoi vedere tutto nei video già pubblicati. I link sono qui sotto nella descrizione. Lorenzo mi ha chiesto: sul terreno che ho comprato, posso autoprodurre tutto quello che mi serve per vivere? Per rispondergli, ho sviluppato questa analisi dettagliata che può essere utile a chiunque voglia fare una scelta simile, quindi magari anche a te. Lorenzo è vegetariano, ma ha deciso di allevare alcuni animali per avere a disposizione latte e uova. La sua alimentazione è quindi latto-ovo vegetariana. Considerando tutto il lavoro che dovrà fare anche per il recupero del rustico, per calcolare i suoi fabbisogni alimentari, definiamo l'attività fisica di Lorenzo come notevole. Iniziamo a calcolare il suo fabbisogno calorico giornaliero usando la formula di Harris e Benedict, tenendo conto che Lorenzo ha 45 anni, è alto 177 cm e pesa 78 kg. Il suo fabbisogno calorico giornaliero è di 3.577 kcal al giorno, che fanno 1.305.600 kcal all'anno. È un valore superiore alla media, che riflette però la necessità energetica di un individuo che deve svolgere quotidianamente un'attività fisica notevole per la propria sopravvivenza. Le calorie necessarie Lorenzo le può ottenere da cereali, legumi, latte, uova e ortaggi. Poi vedremo cosa significa tutto ciò in termini di quantitativi, superfici e tempo necessario per la coltivazione. Per ora limitiamoci ai fabbisogni giornalieri. Adesso consideriamo il suo fabbisogno di macronutrienti partendo dalle proteine che si attestano a circa 1,8 grammi per chilogrammi di peso corporeo, che corrisponde a 135 grammi di proteine al giorno, circa 49 kg all'anno. Le proteine Lorenzo le può ottenere principalmente da cereali, legumi, uova e latticini. Passiamo ai grassi. Ha bisogno di un apporto di 0,8 grammi per chilogrammi di peso corporeo. Ciò corrisponde a 60 grammi di grassi al giorno, circa 22 kg all'anno, che potrebbe ottenere principalmente da olio di oliva e da latticini. Consideriamo poi i carboidrati, che sono la principale fonte di energia per l'attività fisica. L'apporto richiesto per raggiungere le chilocalorie giornaliere necessarie è di circa 624 grammi di carboidrati al giorno, 228 kg all'anno. I carboidrati Lorenzo li potrebbe ottenere da cereali, legumi, frutta e latticini. Sebbene la dieta latto-ovo vegetariana possa fornire la maggior parte dei macronutrienti, ipoteticamente, perché non siamo ancora arrivati a calcolare se Lorenzo riuscirà a produrre tutto, si evidenzia però un problema insormontabile: la carenza di alcuni micronutrienti essenziali che non possono essere reperiti con la sola produzione autonoma. Gli manca la vitamina B12, che si trova principalmente in carne e pesce, fondamentale per la sintesi del DNA e la formazione dei globuli rossi, che è quasi completamente assente nei vegetali. Sebbene sia presente nelle uova e nei latticini, le quantità e le biodisponibilità non sono sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero. Per i vegetariani, gli integratori di vitamina B12 sono necessari per prevenire carenze che, anche in assenza di anemia, possono avere conseguenze neurologiche. Per questo si dice sempre che il modello di autosufficienza integrale non può prescindere da questa dipendenza esterna. Poi gli manca anche lo iodio, cruciale per la sintesi degli ormoni tiroidei. Le fonti più ricche di iodio sono i cibi marini, mentre nei vegetali la sua presenza è scarsa.
Per un individuo che vive in collina, l'unica fonte accessibile e affidabile di iodio è il sale iodato, che non può essere autoprodotto. Infine, bisogna considerare altri micronutrienti come ferro, calcio e vitamina D, che, sebbene presenti in uova, latticini e vegetali, hanno una biodisponibilità inferiore rispetto alle fonti animali. Inoltre, la dipendenza da un numero limitato di fonti, ad esempio latticini per il calcio, crea un punto di vulnerabilità critica. In conclusione, Lorenzo può teoricamente produrre quanto necessario per il suo fabbisogno di energia, che può trovare principalmente nei cereali, legumi, uova, ortaggi e olio d'oliva, può produrre le fonti di proteine, cioè legumi, cereali, uova, latticini, frutta a guscio, può produrre autonomamente anche quanto necessario per il suo fabbisogno di carboidrati, che possono provenire da cereali, patate, ortaggi, frutta, e i grassi derivanti da olio di oliva e latticini. Deve però dipendere da fonti esterne per tutti i micronutrienti essenziali per una buona salute, quelli che ho elencato prima. Vediamo complessivamente i quantitativi dei vari nutrienti che gli servono annualmente. È una stima teorica ma molto precisa, basata su dati realistici e sulle sue scelte alimentari. Tenendo conto del suo fabbisogno calorico di proteine e carboidrati giornaliero, sarebbero necessari circa 865 kg di alimenti all'anno. Cercando di suddividere il totale tra tutti gli alimenti che potrebbe produrre e cercando di ottenere una dieta bilanciata ma abbastanza variabile, sarebbero quindi necessari 225 kg di cereali secchi, 20 kg di legumi secchi, 350 kg di ortaggi freschi, 200 kg di frutta fresca mista, 18,5 kg di frutta secca, 30 kg di latticini, 10 kg di uova intere, 12 litri di olio d'oliva. Non sono pochi e tra poco vedremo cosa serve per produrli. Questa suddivisione è fatta dando la priorità alle calorie, però mancando le proteine animali, sono inevitabili alcuni scompensi. Mancano circa 3,5 kg di proteine che si potrebbero ottenere con circa 20 kg aggiuntivi di alimenti suddivisi tra legumi, uova, latticini e cereali. Però, in questo caso, si supererebbero i grassi, che sono già oltre il fabbisogno giornaliero, derivando soprattutto dall'olio di oliva necessario per fornire un buon apporto di calorie. Anche i carboidrati, già superiori al fabbisogno minimo, perché indispensabili per avere adeguate calorie, aumenterebbero ulteriormente. Insomma, la scelta alimentare latto-ovo-vegetariana non è proprio adatta per chi, come Lorenzo, deve fare notevoli sforzi fisici. Comunque, considerando questi dati, Lorenzo può considerare fattibile il suo progetto? Dopotutto non serve granché per coltivare frutta, verdura, ortaggi e per allevare qualche animale, no? Non è così semplice, perché adesso dobbiamo calcolare le superfici che gli servono, le ore di lavoro necessarie e dobbiamo anche tenere in considerazione gli inevitabili imprevisti. Partiamo dal terreno. Quanto gliene servirà per soddisfare il suo fabbisogno? Se guardi certe storie romantiche online, c'è chi vuol farti credere che siano sufficienti 50 metri quadrati di orto per produrre cibo sufficiente per un anno per persona. Ovviamente sono numeri sparati a caso e totalmente inattendibili, perché un'analisi accurata deve basarsi sulle rese agricole reali e sull'analisi di tutti gli altri parametri collegati, non solo le illusioni. Analizziamo quindi dettagliatamente i requisiti di superficie, ciclo di coltivazione, resa e ore di lavoro per le colture principali, con un focus su coltivazioni non meccanizzate, biologiche e con raccolte interamente manuali. È fondamentale distinguere tra la resa nominale, ovvero quella ottenibile in condizioni ideali, e la resa realistica, che tiene conto di imprevisti come il meteo avverso o i possibili attacchi di parassiti. Partiamo dai cereali. Per ottenere i 225 kg all'anno necessari per la sua alimentazione, Lorenzo dovrà coltivare circa 900 metri quadrati di grano duro, grano tenero e mais da granella. Gli serviranno almeno 30 ore di lavoro all'anno per semina, concimazione, controllo delle infestanti, raccolta e trebbiatura. Dopo il raccolto saranno necessarie
almeno altre 30 ore di lavoro per essiccazione, pulitura, vagliatura, oppure sgusciatura e macinazione. Bisogna anche considerare che se si vogliono ottenere rese stabili, il mais deve anche essere irrigato. Passiamo ai legumi. Lorenzo vuole coltivare fagioli, lenticchie e ceci. Facendo una media tra le rese di queste coltivazioni e considerando anche il calo di peso tra prodotto fresco e prodotto secco, gli serviranno almeno 200 metri quadrati di terreno e almeno 40 ore di lavoro all'anno per ottenere 20 kg di legumi secchi necessari per il suo fabbisogno annuale. Gli ortaggi che Lorenzo vuole coltivare sono lattuga e verdura a foglia, carote, zucchine, patate, zucchine, pomodori, peperoni. Gliene servono 350 kg all'anno. Considerando la resa media e i cicli di produzione, serviranno almeno 100 metri quadrati di superficie e 50 ore di lavoro all'anno. Ovviamente tutte queste coltivazioni necessitano di sistema di irrigazione. Le piante da frutto che Lorenzo ha deciso di coltivare sono mele, pere, prugne, albicocche, pesche, fichi, cachi. Considerando che il suo fabbisogno è di 200 kg all'anno, considerando le rese medie per pianta e considerando anche gli scarti, potrebbe bastargli una pianta per tipo. Realisticamente però, tenendo conto non solo degli imprevisti, ma anche la variabilità di resa all'anno, per sicurezza calcoliamo 2 piante per tipo, cioè un totale di 14 piante da frutta. Adotterà una forma di allevamento a vaso, quindi gli serviranno 500 metri quadrati di terreno e almeno 60 ore di lavoro all'anno. Vorrebbe anche coltivare un po' di piccoli frutti, principalmente per fare confetture. Ha ipotizzato 50 kg di frutti freschi all'anno, suddivisi tra mirtilli, lamponi, more, fragole, ribes. Quindi gli serviranno circa 50 piante, una superficie di circa 80 metri quadrati e dovrà dedicare circa 30 ore di lavoro all'anno. Per ottenere la frutta secca prevista nel suo piano di alimentazione, Lorenzo coltiverà anche noci e nocciole. Per ottenere circa 18 kg di frutta secca, tenendo conto anche di quello che abbiamo detto prima, dovrà coltivare 2 piante di noci e 2 di nocciole. Gli serviranno circa 250 metri quadrati di terreno e dovrà dedicare circa 40 ore all'anno per avere i prodotti finiti pronti per il consumo. Infine, l'olivo per la produzione di olio. Vorrebbe produrne circa 50 litri all'anno. Questo quantitativo è molto superiore al suo fabbisogno, ma è la lavorazione minima che può fare in un frantoio locale. Quindi, sempre considerando piante adulte, alternanza produttiva e qualche imprevisto, gli serviranno almeno 5 piante. Considerando un sesto di impianto medio, gli serviranno 250 metri quadrati di superficie e almeno 30 ore di lavoro all'anno. Adesso passiamo alla produzione di uova. Per produrre 10 kg di uova all'anno necessarie per il suo piano alimentare, 2 galline sono più che sufficienti. Deve però calcolare che anch'esse richiedono ore di lavoro per apertura del pollaio, cibo, acqua, raccolta delle uova, chiusura del pollaio. Servono mediamente 10 minuti al giorno, cioè 60 ore all'anno. Sembra una sciocchezza, ma anche operazioni semplici e apparentemente trascurabili richiedono tempo e se sono indispensabili per la tua alimentazione non puoi tralasciarle. E che superficie serve per allevare 2 galline? Considerando che Lorenzo vorrebbe che razzolassero liberamente per cercarsi il cibo, che ovviamente non è fattibile lasciarle libere nell'orto, considerando la rotazione degli spazi a disposizione, servono almeno 100 metri quadrati. E così siamo arrivati all'ultimo elemento che Lorenzo deve considerare per la sua alimentazione: il latte e i suoi derivati. Non vuole allevare vacche da latte, ma solo capre. Quindi gliene serviranno almeno 2, anche perché sono animali sociali. Però le capre producono latte solo quando partoriscono, quindi serve anche un maschio. Lorenzo ha deciso che venderà i capretti che nasceranno. Considerando una produzione media totale di 5 litri di latte al giorno, avrà a disposizione latte fresco per circa 10 mesi all'anno e potrà preparare yogurt, kefir, formaggi freschi e stagionati, ricotta. Lorenzo potrebbe tranquillamente produrre almeno 30 kg di latticini all'anno. Ovviamente sempre in via teorica, perché bisogna considerare che con il latte di 2 capre
Puoi prepararti lo yogurt o il kefir tutti i giorni, ma se vuoi fare ad esempio una formaggella che avrà un peso di circa 1 chilogrammo semistagionata, come minimo dovrai usare il latte munto in 2 giorni. Insomma, per il latte e la produzione di latticini ci sono molte variabili da considerare. Comunque, ipotizzando almeno 30 kg di latticini all'anno, saranno necessarie circa 300 ore di lavoro all'anno, considerando ovviamente anche la gestione completa delle capre, cioè cibo, acqua, igiene, pulitura, mungitura. E quanto spazio serve per 3 capre? Per la stalla bastano 10 metri quadrati, però visto che Lorenzo le vorrebbe lasciare il più possibile libere e non essendo pensabile che possano accedere all'orto o anche alle coltivazioni di frutta, di piccoli frutti, servono realisticamente almeno 2000 metri quadrati di terreno non utilizzato per le coltivazioni. A questo punto vediamo in totale quanto terreno serve a Lorenzo per fare tutto quello che vorrebbe. In totale servono 4.380 metri quadrati di terreno. Considerando che il terreno non è pianeggiante, che ci sono differenze tra le zone, alcune anche molto rocciose, considerando gli spazi tra una coltivazione e l'altra e i percorsi di accesso, aggiungiamo un 15% di terreno e quindi otteniamo realisticamente 5.035 metri quadrati. Insomma, per l'autosufficienza alimentare di una sola persona, oltretutto con carenze importanti e non trascurabili, serve almeno mezzo ettaro di terreno. A essere ottimisti! E quante ore di lavoro gli servono per l'autoproduzione alimentare che vorrebbe fare? In totale gli servono 670 ore di lavoro all'anno, che fanno, teoricamente, 55 al mese, oppure 1,8 ore al giorno. Tutto così semplice? Non proprio, perché bisogna considerare che non si possono suddividere le ore di lavoro in questo modo, visto che l'impegno richiesto varia molto da stagione a stagione. La primavera richiede circa il 40% del lavoro totale, perché è il periodo dell'anno con il carico di lavoro più elevato, con la preparazione del terreno, l'impianto, la semina, i trapianti, le prime irrigazioni, le sarchiature, il controllo delle infestanti. Sul totale precedentemente calcolato saranno quindi necessarie 268 ore di lavoro. Al secondo posto c'è ovviamente l'estate, con circa il 35% del lavoro dovuto a raccolte, irrigazioni, controllo delle infestanti. In totale 235 ore di lavoro. In autunno le ore di lavoro si riducono al 15% del totale, ma rimangono attività importanti, come ad esempio la semina dei cereali e dei legumi che svernano, oltre alla raccolta di olive, frutta a guscio e ortaggi tardivi. In totale 100 ore. Infine c'è l'inverno, con il 10% del totale delle ore di lavoro necessarie dovute a potature, preparazioni, manutenzione generale. In totale 67 ore. Quante ore sono al giorno? Per calcolarlo dobbiamo tener conto di altre 2 variabili, le condizioni meteo e l'impraticabilità del terreno. Considerando la media delle zone di alta collina del centro Italia, si può ipotizzare con buona approssimazione che ci saranno 67 giorni di inattività all'anno, così suddivisi. 15 giorni di inattività in primavera, 7 in estate, 20 in autunno, 25 in inverno. Questo significa che, considerando una situazione realistica, basata sui giorni realmente disponibili per le attività agricole, avremo un impegno medio giornaliero di 3 ore e 23 minuti in primavera, 2 ore e 42 minuti in estate, 1 ora e 22 minuti in autunno, 59 minuti in inverno. Ipotizzando comunque di sfruttare ogni giorno disponibile, irrealisticamente, perché inevitabilmente possono anche capitare giornate di inattività involontaria dovuta magari a qualche malanno oppure a scelta volontaria. Infine, bisogna considerare un altro dettaglio importante. Lorenzo, come chiunque, si dovrà alimentare tutti i giorni, però il raccolto non è disponibile in modo uniforme tutto l'anno. Con buona approssimazione, il 15% del raccolto sarà disponibile in primavera e comprenderà lattuga e verdura a foglia a ciclo rapido, le carote precoci, le prime patate. In estate si avrà il 65% del raccolto, comprendete praticamente tutti gli ortaggi e la frutta.
In autunno il raccolto calerà al 15% con le zucche e l'ultima raccolta abbondante di carote e patate da conservare. Non ci sarà lattuga e altre verdure a foglia come ad esempio gli spinaci. Saranno disponibili mele e pere tardive, fichi, cachi, noci e nocciole. In inverno si potrà avere al massimo un 5% del raccolto annuale composto esclusivamente da verdure a foglia resistenti al freddo o coltivabili sotto tunnel. Certo, si possono conservare in vari modi sia ortaggi che frutta, ma dal punto di vista nutrizionale non sarà la stessa cosa che mangiarli freschi. E comunque la lavorazione per la conservazione richiederà ulteriori ore di lavoro. Insomma, teoricamente per Lorenzo è una scelta fattibile, ma non agevole, considerando anche che vuole ristrutturare autonomamente il rustico entro 3 anni, dovendosi alternare tra le varie attività giornaliere, compresi i tempi morti tra le attività, il tempo necessario per andare a comprare quello che gli servirà, la preparazione dei pasti e, si spera, i tempi per l'igiene personale e auspicabilmente anche qualche ora di relax. È un impegno veramente notevole. È la vita che facevano nelle campagne fino a 60-70 anni fa e da cui sono scappati tutti appena hanno potuto. Tempi in cui l'aspettativa media di vita era molto inferiore a quella odierna, anche a causa delle carenze alimentari e della fatica. La stessa a cui andrà incontro Lorenzo e tutti quelli che vorrebbero fare una scelta simile. Faccio una piccola digressione per fornire un ulteriore dato utile a chi vorrebbe fare una scelta di autoproduzione per una piccola comunità. Applicando i risultati ottenuti ad una comunità di 8 persone adulte, tenendo conto delle ottimizzazioni e delle economie di scala che possono ridurre del 30% le ore di lavoro necessarie, otteniamo comunque 5.280 ore di lavoro, cioè oltre 10 ore di lavoro reali e continue al giorno, che quindi richiedono almeno 2 persone fisse. Per quanto riguarda le superfici, moltiplicando i fabbisogni e riducendo poi il totale del 30% dovuto alle ottimizzazioni e economie di scala, otteniamo 35.040 metri quadrati. Cioè almeno 3 ettari di terreno per, non dico sfamare, ma per alimentare al minimo 8 persone. Questo ulteriore dato permette di capire uno dei motivi principali del fallimento del modello di autosufficienza su scala comunitaria, come ad esempio quello degli ecovillaggi. La cruda verità è che l'autosufficienza completa associata al benessere è un ideale non raggiungibile sia per soggetti singoli sia per comunità. In un prossimo video analizzeremo in dettaglio anche i costi di scelte simili. Per non perderlo, iscriviti al canale, metti un mi piace, un hype, commenta e soprattutto condividi su altri social. Il prossimo video che ti consiglio è questo.